Cy Twombly è noto per il suo uso frequente di segni simili a graffiti. Le sue opere hanno per soggetto scene storiche e mitologiche, spesso inserisce numeri, lettere e simboli. Ha realizzato anche piccole sculture con materiali di scarto o in bronzo. L'interesse di Cy Twombly per l'arte nacque in tenera età. Già a 12 anni era allievo dell'artista spagnolo Pierre Daura. Dietro suggerimento di Robert Rauschenberg, frequentò poi il Black Mountain College dal 1951 al 1952. L'espressionista astratto Robert Motherwell capì presto di non aver nulla da insegnare a Twombly e lo raccomandò al suo agente Sam Coates, che nel 1951 gli procurò la sua prima personale a New York. Dopo aver viaggiato in Europa, Twombly si stabilì a New York nel 1953, dove condivise lo studio con Rauschenberg. In linea con l'espressionismo astratto che dominava le gallerie di New York, sviluppò un caratteristico stile calligrafico, riempiva le tele di scarabocchi simili a graffiti, esibendo una solo apparente spontaneità energica che maschera la sua tecnica precisa. Creò inoltre fragili sculture dipinte con legno e materiali di scarto che richiamavano i feticci delle culture amerindee e nordafricane, ma anche opere dalle forme più classiche. Nel 1959 vive tra gli Stati Uniti e Roma, dove si è sposato e ha avuto un figlio di cui ha commemorato la nascita con il dipinto The Age of Alexander. In Italia il suo stile si è discostato dal forte espressionismo delle opere iniziali in favore di un complesso linguaggio di simboli che rompono ogni legame con l'iconografia tradizionale, includendo allo stesso tempo figure, numeri e parole. Pur evitando la raffigurazione narrativa convenzionale, Cy Twombly si ispira alla mitologia classica, alla storia e alla poesia, facendo spesso riferimento a soggetti epici nei titoli delle sue opere. Nel 1966 ha abbandonato il colorato splendore barocco delle sue opere mitologiche per creare una serie di dipinti più geometrici ed essenziali su sfondo grigio. Negli ultimi decenni ha dedicato sempre più tempo alla realizzazione di opere maggiormente contemplative, ma che riprendono la fervida energia dei primi dipinti. Quando nel 1953 la famosa collezionista d'arte di New York Eleanor Ward propose a Cy Twombly di esibire le sue opere alla Stable Gallery con quelle dell'amico Rauschenberg, i due artisti si trovarono a dover ripulire l'ex scuderia sulla 58esima strada prima di potervi installare le opere. Nonostante la fatica e i successi precedenti, la mostra ricevette una scarsa accoglienza. La Ward riferì in seguito: tutti erano contrariati, tranne pochi artisti. Un critico molto noto è rimasto talmente inorridito da fuggire letteralmente dalla mostra, tenendosi la mano sulla fronte per poi sparire in fondo all'isolato. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!